Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Faremo insieme un esercizio di modellazione svolgendolo passo passo affinché possiate apprendere quelle che sono le mie logiche di modellazione e soprattutto che possiate rivedere alcuni comandi che abbiamo visto nei video precedenti. Infatti questo è un modello che richiede l'utilizzo dell'estrusione, della rivoluzione, del guscio e dell'arrotondamento. Iniziamo ad analizzare la forma di questo oggetto perché secondo me è un passaggio che richiede sempre la modellazione di un qualsiasi oggetto o di un qualsiasi progetto e quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. È appunto un bicchiere, anche se è un esercizio puramente didattico, è bene dirlo, quindi non è un bicchiere realistico, ma presenta alcune difficoltà che io volutamente ho cercato di inserire per costringere i disegnatori a utilizzare alcune tecniche di modellazione specifiche e alcuni comandi specifici. Quindi è un bicchiere che presenta una coppa di forma quasi sferica nella parte superiore, presenta uno stelo che è, in questo caso sono stato un po' cattivo, è di sezione quadrata e presenta un piattello ovviamente circolare che però presenta due intagli che vediamo sul lato destro e sul lato sinistro. Lo spessore della coppa è indicato qua ed è 1. Ovviamente cercherò di far sì che la vista più significativa, che per me è questa, sia parallela al piano front, anche perché un bicchiere è normale che sia appoggiato su un tavolo e quindi che sia appoggiato sul piano top con il suo bel piattello. Prendiamo immediatamente il comando rivoluzione perché inizio dalla coppa. Scelgo il piano di sketch, mi oriento sul piano di sketch, prendo il comando arco, centro ed estremi che centrerò qui, disegno la prima estremità dell'arco sulla verticale e faccio un arco che supera di poco la linea orizzontale perché in realtà qui mi trovo una linea, una zona troncoconica, quindi dovrò andare a disegnare una linea retta che però è leggermente inclinata verso l'interno. Ok, metto anche l'asse di mezzeria perché sicuramente mi servirà per la rivoluzione ma anche per aggiungere delle quote specifiche. Prendo ora il comando linea e disegno una linea tangente a quest'arco che sale un pochettino fino a qui e quindi chiudo tutta la sezione. Tasto centrale 2 volte per interrompere la linea e poi per uscire dal comando linea. Qui è una quota di raggio che in realtà voglio convertire in una quota di diametro e che vado a cambiare. La quota di diametro deve essere 70. Ok, questa è una cosa che può succedere quando sono costretto a cambiare di parecchio una quota di un oggetto di questo tipo, però prima di dirgli 25 probabilmente sono costretto qui a dirgli 60. Ok, e qui gli posso dire 25. Confermo, la rotazione sarà di 360 gradi, quindi confermo col tasto centrale in maniera molto veloce. Ora vado a disegnare il piattello. Il piattello direi di farlo con una rivoluzione in questo caso, perché altrimenti dovrei crearmi un piano aggiuntivo che non mi va di fare. Quindi uso la rivoluzione, scelgo questo piano, mi oriento, prendo il rettangolo angolare e disegno un rettangolo da questa parte. Mi metto l'asse di mezzeria anche perché se metto l'asse di mezzeria molte delle quote nel mio piattello diventano quote simmetriche e quindi quote di diametro come questa che cambio e la porto a 60.
questa è l'altezza, la cambio, la porto a 4, e però devo aggiungere una quota che lui non mi mostra perché mi sta dando questa quota, ma io preferisco avere le stesse quote che ho sul disegno, quindi in questo caso la quota da 114. Quindi seleziono con il comando quota la sommità della coppa, la base del piattello e poi tasto centrale 114, confermo. Ho ottenuto il mio piattello, lo confermo, prendo l'estrusione, vado qui, mi prendo come riferimento, mi accendo i piani, mi prendo il piano front e ora spengo i piani e chiudo la finestra dei riferimenti. Prendo però il comando rettangolo centrale, mi centro qui e cerco di disegnare una sezione quadrata. Se mi metto nella situazione in cui le diagonali del rettangolo formano un angolo di 90 gradi, praticamente ottengo un quadrato, quindi clicco e quindi mi verrà proposta unicamente una quota di uno dei lati del quadrato, perché gli altri sono già vincolati, e quindi vado a cambiare questo valore e lo porto ad 8. Confermo. A questa maniglia gli vado a dire col tasto destro tenendolo premuto qualche istante fino a successivo, in modo che lo venga estruso esattamente fino a adagiarsi e combaciare perfettamente con la superficie sferica che abbiamo sotto la coppa del bicchiere, quindi senza creare pericolosi spazi che potrebbero poi darci dei problemi. Quindi confermo anche qui. Mi manca da fare i due intagli passanti sul piattello e li faccio con l'estrusione. Quindi estrusione, scelgo questa base, che qui direi che mi prendo come riferimento il piano top. Questo lo faccio quando ho bisogno di prendere come riferimenti dei piani che sono stati già presi come riferimento, e quindi prendo ora il rettangolo centrale, disegno un rettangolo, metto un vincolo di coincidenza tra il lato del rettangolo e il bordo del piattello, e quindi questa quota deve essere da 10, questa quota deve essere da 14. Ovviamente voglio specchiarla, lo faccio dentro lo sketch, seleziono tutto, clicco su specchia e clicco su quello che dovrebbe essere l'asse di mezzeria. Quindi mi ha specchiato il rettangolo, confermo, inverto l'estrusione e anche da qui gli vado a dire asporta materiale e poi dalla maniglia gli vado a dire attraverso tutto. Ok, facciamo un CTRL D. Mi sono dimenticato, me ne sono accorto facendo questo controllo, di fare lo svuotamento del guscio. Poco male, correggiamo il problema. Molto spesso nel fare le cose di fretta possiamo renderci conto poi dopo di esserci dimenticati dei passaggi, ma ne approfittiamo per appunto trovare rapidamente una soluzione. Io direi che prendo questa linea verde qui, che è il punto di inserimento, e lo trascino sotto alla prima rivoluzione, perché è proprio lì che avrei dovuto fare il guscio, e quindi faccio il guscio. Prendo il comando guscio, seleziono questa superficie che voglio aprire e qua gli vado a dire 1 come spessore e confermo. E adesso riporto giù il punto di inserimento, di conseguenza
lui mi ha ricostruito tutte le lavorazioni che erano state soppresse. E quindi abbiamo velocemente corretto il problema. Ora mi preoccupo degli arrotondamenti. Gli arrotondamenti vado a fare prima quelli verticali, quindi sugli spigoli verticali, che sono arrotondamento da 2, da 3 e da 4. E quindi prendo il comando arrotondamento, seleziono questo spigolo, anzi col tasto destro li seleziono tutti e 4, confermandoli. Questi sono da 2, abbiamo detto, vediamo se è corretto, sì, da 2. Poi, sempre rimanendo all'interno dello stesso arrotondamento, vado a selezionarmi questo e poi con il CTRL questo e questo. In questo modo ho fatto un secondo insieme che invece dovrà avere un arrotondamento da 3, poi di nuovo senza usare CTRL vado a selezionare quest'altro gruppo di spigoli dandogli il primo e poi con il CTRL gli altri. Ricordatevi che posso selezionare gli spigoli da arrotondare anche se non li vedo, e questo deve essere da 4. Vediamo se ho detto bene, sì. Ok, e quindi confermo. Poi vado a fare gli altri arrotondamenti, che sono sostanzialmente questo da 5, questo da 8, questo da 2, e anche vado a completare l'arrotondamento completo che c'è sul bordo del bicchiere. Quindi questo deve essere da 5, senza CTRL vado a selezionare quest'altro che deve essere da 8, senza CTRL vado a selezionare questo che deve essere da 2 e poi vado a fare l'arrotondamento completo sul bordo del bicchiere. Quindi seleziono questo, premo CTRL, seleziono questo, tengo premuto il tasto destro e scelgo arrotondamento completo, e quindi posso confermare. Ok, direi che l'esercizio è finito. Vi ringrazio, vi abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!